Benvenuti su Creazioni Digitali. In questo tutorial vi guiderò alla scoperta di una delle funzioni più attese di Affinity, il ricalco immagine. Vedremo insieme quando conviene utilizzarlo, come sfruttarlo al meglio e perché può diventare un alleato prezioso nel nostro lavoro quotidiano. Pensate a quelle situazioni in cui vi capita di avere fra le mani un vecchio logo, un'icona sgranata o un disegno scansionato. Piccoli file pixelati, spesso recuperati dal web, e proprio qui il ricalco immagine entra in gioco. Un semplice file raster può rinascere come un vettoriale pulito, scalabile e pronto per essere modificato o stampato senza alcuna perdita di qualità. Ho preparato 2 tavole da disegno sulle quali ho caricato lo stesso logo famosissimo in 2 versioni, volutamente piccole e imperfette, non è un caso. Seleziono quindi l'immagine del logo e dal menu vettore scelgo traccia immagine. Immediatamente si attiva l'assistente con l'avviso che il livello è stato rasterizzato, cioè convertito da immagine a livello pixel. È un passaggio tecnico che abbiamo già approfondito in un tutorial precedente e trovate il link in descrizione. Contestualmente si apre la finestra di comando traccia immagine. Nella parte inferiore troviamo i controlli che ci permettono di decidere come osservare il processo. Tra le opzioni disponibili la doppia visualizzazione. Attivandola una barra scorrevole divide lo schermo in 2, mostrando da un lato l'immagine originale in pixel e dall'altro il risultato vettoriale. È come assistere a un prima e dopo in tempo reale, un confronto diretto tra ciò che è e ciò che sta per diventare. Dal pulsante accanto possiamo attivare la visualizzazione a specchio, che mostra l'intero file, a destra l'immagine originale e a sinistra la versione vettoriale in costruzione. Se preferiamo, la visualizzazione normale, invece che si attiva dall'altro pulsante accanto, disattiva il dual split e ci restituisce una visione unica del risultato finale. Mantengo la doppia visualizzazione, è pratica e permette di seguire con chiarezza ogni passaggio. All'interno della finestra troviamo 2 pulsanti a scorrimento. Il primo regola la soglia bordo, in altre parole indica ad Affinity quanto un bordo deve essere evidente per essere riconosciuto come contorno. Abbassando la soglia, il programma diventa più sensibile e rileva anche i bordi più sottili. Alzandola, invece, prende in considerazione solo quelli più marcati. Questa scelta naturalmente influisce direttamente sul livello di dettaglio del tracciato e determina se il risultato finale sarà più complesso o più pulito. Il secondo pulsante, invece, regola la tolleranza di adattamento curva. Questo controllo stabilisce come le linee vengono trasformate in curve. Con valori più bassi, le forme seguono fedelmente l'immagine originale, mentre con valori più alti le curve diventano più morbide e semplificate. Per osservare chiaramente l'effetto, dal menu Visualizza, modalità, attivo linea sottile. In questo modo possiamo seguire in tempo reale i bordi che Affinity sta generando. Se abbasso la soglia bordo, le linee aumentano e il tracciato diventa più complesso, quasi disordinato. Se invece la alzo, i bordi rilevati diminuiscono e il risultato appare più pulito e lineare. L'obiettivo naturalmente è trovare il giusto equilibrio, abbastanza dettagli per mantenere la fedeltà all'originale, per ottenere un vettoriale elegante e funzionale. Passiamo ora alla tolleranza. Man mano che regolo, notate come le curve cambiano forma. Osservate in particolare l'asta superiore della lettera A e il rombo accanto. Sono ottimi punti di riferimento per capire se il tracciamento è davvero corretto. Quando l'immagine appare il più possibile fedele all'originale, possiamo procedere e cliccare su Applica. Dal menu Visualizza, modalità vettore, osserviamo il risultato.
Se controlliamo nel pannello livelli, notiamo che Affinity ha creato una cartella contenente tutti i vettori e il file immagine che c'era prima adesso non c'è più. A questo punto attivo lo strumento tavola da disegno e applico un riempimento scuro, utile per dare contrasto e visualizzare meglio il tracciato. Posso quindi eliminare i vettori che non ci interessano, quelli colorati di rosso che costituivano il vecchio sfondo. Vedete che in ogni caso si tratta di un file sporco che necessita di una ripulitura. Inoltre le lettere non sono ancora forate. Per risolvere attivo lo strumento generatore forma in modalità sottrazione ed elimino le parti in eccesso, ottenendo così un vettoriale più preciso e pulito. Per rifinire il tracciato naturalmente va eliminato il margine superiore con lo strumento nodo in questo caso, perché se usassi il generatore forme verrebbe rimossa anche l'onda sottostante. Seleziono quindi i nodi da eliminare e con il tasto cancella li rimuovo. Procedo allo stesso modo per gli altri tratti superflui, compresi quelli in basso. Ora facciamo una vera e propria prova del 9. Trascino il logo raster presente sull'altra tavola da disegno e lo sovrappongo al nuovo logo vettoriale. Inserisco il livello immagine all'interno del gruppo come livello più basso, in modo che funzioni da sfondo. Dal menu Visualizza modalità attivo il reticolo. Questa modalità si comporta come la visualizzazione contorno, ma mantiene i riempimenti con opacità ridotta. Osservando il risultato vediamo che il logo vettoriale rispetta fedelmente l'originale. A questo punto posso tornare alla modalità vettore, rimuovere l'immagine di sfondo e disattivare la doppia visualizzazione. Ormai non è più necessaria. Il logo adesso è completamente vettoriale, posso scalarlo liberamente alle dimensioni desiderate e ripristinare i colori originali. E prima di concludere, proviamo con un'altra immagine più complessa e articolata. Dal menu Apri importo un file come livello pixel, che viene collocato automaticamente all'interno di Studio Pixel. Anche da qui è possibile tracciare un'immagine, sempre dal menu Vettore, Traccia immagine. Attivo in questo caso la modalità linea sottile e inizio ad impostare la soglia a bordo. Voglio eliminare le sfumature del cielo mantenendo sotto controllo l'immagine e lo faccio grazie alla doppia visualizzazione e alla modalità vettore. In questo caso ottengo un risultato ottimale con valori completamente diversi rispetto al logo precedente, segno che ogni immagine richiede un approccio calibrato e consapevole. Da sottolineare che a differenza di altri programmi, in Affinity non esiste una funzione automatica per semplificare il tracciato. Questa operazione va quindi eventualmente eseguita manualmente. Per ottenere il miglior risultato possibile vi lascio alcuni accorgimenti fondamentali. Usare un'immagine pulita, meglio se con contrasto alto, pochi disturbi e contorni ben definiti. Soglia a bordo ben calibrata, con attenzione, piccoli movimenti dello slider possono cambiare radicalmente il tracciato. Eventuali ritocchi manuali con lo strumento nodo, indispensabili soprattutto negli elementi complessi, ed evitare dettagli superflui, se non sono utili nel vettoriale finale non vale la pena tracciarli. E questo è il nuovo ricalco immagine di Affinity che abbiamo atteso per diversi anni, uno strumento sicuramente potente che va indubbiamente ancora migliorato e arricchito con altre funzionalità, ma è indubbiamente valido, che con un po' di pratica diventa un alleato prezioso per trasformare file imperfetti in risorse professionali. Grazie per aver seguito questo tutorial, se vi è stato utile potete condividerlo. Continuate a seguire Creazioni Digitali per altri approfondimenti e nuove tecniche. Ciao, alla prossima!